Ciao e benvenuta e benvenuto nel mio canale e in un mio nuovo video. Oggi andiamo a parlare della paramontura. Molti di voi non sanno che cos'è la paramontura, per cui sono qui per spiegarvelo. Di una maglia, ecco, ti volevo far vedere nel dettaglio come si fa la paramontura di una maglietta. Metti il caso che tu vuoi clonare una maglietta e vuoi rifinire il bordo della stessa. In questo video io ti farò vedere passo passo come fare il cartamodello paramontura e poi come cucirlo e i vari passaggi. In generale la paramontura serve per rifinire all'interno un capo, che può essere una giacca, che può essere un capospalla, che può essere una maglietta. Per esempio nei cappotti o nelle giacche è un rivestimento parziale interno che ti servirà per chiudere la giacca, per esempio. L'avrai vista chiaramente in tutte le giacche, però magari non sai che si chiama paramontura, la differenza è solo questa. Oltre ad essere utilizzata per esempio nelle giacche, nei cappotti, per esempio, mettiamo una giacca con un collo revers, chiaramente se noi facciamo il collo sciallato per esempio e lo rigiri, chiaramente deve avere la paramontura, cioè la parte interna, perché se no lo rigiri e si vede il rovescio e sarebbe ovviamente una grandissima schifezza. La paramontura serve anche per dare sostegno al capo, per sostenerlo, per dargli più forma, forza anche se vogliamo, più solidità al capo. Io ti lascio al tutorial, spero che il tutorial ti piaccia, che sia di tuo gradimento, che ti sia utile per rifinire, diciamo, la maglietta, in questo caso la maglietta, una maglietta semplice elasticizzata. Ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui miei nuovi video che verranno caricati nel canale. Metti un bel mi piace, così mi aiuti e mi supporti e aiuti il mio canale a crescere, e lo aiuti anche condividendo i miei video nei tuoi social, in modo tale che più persone conoscono il mio canale. Io ti mando un grande bacio, ti lascio al tutorial e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito! Oggi ci costruiamo la paramontura. Abbiamo bisogno del nostro cartamodello davanti e dietro, di un marcatore, di una matita, eventualmente una penna, e poi abbiamo bisogno anche di una carta copiativa. Iniziamo con la parte davanti. Allora, dobbiamo decidere a che distanza la facciamo. Solitamente si fa 4 cm, che sarebbe questa linea che vedete, però in questo caso io lo volevo fare più piccolo, quindi metto sopra la mia carta copiativa, si vede in trasparenza, e ci riportiamo il nostro cartamodello della nostra maglietta. Io la voglio fare a 2 cm, quindi mi prendo il mio marcatore, mi segno 2 cm in questo modo. Questa la possiamo anche togliere, è la paramontura davanti. Poi dobbiamo riportarci il dietro, quindi ci prendiamo il cartamodello del dietro, facciamo lo stesso discorso di prima, ci riportiamo il nostro cartamodello in questo modo qua, 2 cm con il nostro marcatore, e ce lo segniamo così. Dietro, davanti. Adesso prendiamo le nostre forbici da carta, paramontura della maglietta che ci siamo costruiti del dietro. La dobbiamo riportare sulla stoffa. Questa è la ripiegatura della stoffa, questo è il centro, dovete mettere il centro verso questa parte qua. Gli spilli lo fissiamo, quindi l'ho messo nella ripiegatura della stoffa, vedete, e lo metto così nella ripiegatura della stoffa. Poi prendiamo le nostre forbici e iniziamo a tagliare. Allora io vi consiglio 1 centimetro per prendere il vostro marcatore e marcare 1 centimetro in questo modo, e questa è la paramontura davanti. Tagliamo quella di dietro, tolgo gli spilli, quindi aprendolo ovviamente avremo questo, e poi che è il davanti e poi il dietro, che è questo qui. Allora, cosa possiamo fare? Dobbiamo intelarlo. Cosa vuol dire intelare? Vuol dire
io lo rendo più rigido con la teletta termoadesiva. Come teletta io uso questa che, come vedete, ha una parte gommata da questa parte e da questa è nera. Ne vendono di vari colori, anche bianca, ed è molto leggera, vedete? Perché ci sono di varie grossezze. Comunque, se volete andare a vedere, io ho fatto un video sulle telette, flisellina praticamente. Lo mettiamo dalla parte un po' gommosa, perché questa si attacca una volta che voi mettete il ferro da stiro. Rovescio contro rovescio. Ci mettiamo gli spilli così da bloccare tutto bene, le forbici, e tagliamo a filo, cioè così, proprio vicino al margine. Ovviamente, come vi ho detto prima, la paramontura è di vario tipo, di varia grossezza. Se andate da un rivenditore ve lo dirà lui, chiederà che cosa volete confezionare. Devo confezionare un collo di camicia. Chiaramente il collo di camicia vorrà la teletta molto termoadesiva, più grossa rispetto a questa, ovviamente, anzi è molto grossa quella. E l'abbiamo fatto, vedete? Dall'altra parte sarà così, così e così. Passarlo con il ferro da stiro in modo tale che la parte gommata si attacchi alla nostra stoffa e gli dia un sostegno. Attacchiamo la parte di dietro, ci mettiamo gli spilli in modo tale da bloccare anche in questo caso. Poi prendo le mie forbicine, lo taglio così a filo ed ecco qui, abbiamo fatto. Quando dovete attaccare la flisellina non dovete fare così, dovete tamponare con il ferro caldo in questo modo, mai fare così, ok? Una volta che abbiamo attaccato tutto, lo lasciamo riposare almeno per 20 minuti prima di lavorarlo con la macchina da cucire. Comunque lo dobbiamo lasciare così. Ho passato con la macchina taglia e cuci sia questa parte qui, quindi i lati, e sia ho rifinito il bordo. Passo a taglia e cuci anche queste parti qui e attacco direttamente la paramontura in questo modo. Quindi faccio come faccio sempre, quindi dritto con dritto, e metto gli spilli. Allora l'ho passato a macchina da cucire. Devo fare le tacche. Allora lo riduco la parte eccedente con le forbici, faccio delle tacchette su tutta la circonferenza in questo modo. Le tacchette si fanno ogni volta che dovete ribaltare delle curve, delle cuciture curve. Questa è tutta la parte davanti, mi faccio tutte le tacchette e anche nella parte di dietro. Lo portate verso l'esterno, così, e passate il ferro, quindi verso l'esterno e ferro, e lo fate per tutta la circonferenza. Giriamo sul dritto e andiamo a cucire questa parte qui, quindi l'ho stirato verso l'esterno, verso la parte della paramontura, e adesso possiamo prima imbastirlo o mettere gli spilli. Come vedi la cucitura qui, andiamola a vedere dal dritto, magari si capisce di più. Questo è lo scollo, ecco qua. Dopodiché si gira, dobbiamo rigirarlo all'interno e ci mettiamo i nostri spilli, o lo imbastiamo, lo impunturiamo qui. Io lo voglio impunturare con il punto elastico perché, essendo una maglietta elasticizzata, ci metterò lo zig zag elastico. Ed ecco qui che ho fatto il punto, lo ripasso con il ferro da stiro che lo voglio appiattire. E la paramontura è finita. Dobbiamo solamente appuntare con il filo le parti delle spalle, sia a destra che a sinistra.